Abbiamo iniziato per Livia. Ciao Monica. Ciao. Iniziamo il viaggio. 5, 4, 3, 2, 1. Mm. Allora, Livia sta guardando il cielo e alcune persone dicono che quello che è in cielo è un'astronave e lei dice no, è solo un cappello. In effetti è un'astronave, sai, a forma classica, no? Sembra Cappello. quasi un cappello. Da prete. Esatto. E ti dà l'autorizzazione? E sì, è come se fosse un po' colta dal dubbio. È un cappello, è un'astronave? Ed è come se oggi lei volesse portare chiarezza su tutto, su tutta la sua vita e su tutte le sue credenze. Beh, Quindi proprio fa un sì deciso. come lo definirebbe questo giorno? È il giorno smeraldino, prezioso, splendente, il giorno dello smeraldo. Ok. Bene, è la terza sessione di Livia, giusto? Terza. Vibrazione. 25 Mm. miliardi. Consapevolezza. 156. Anima. 53. Vite. 1612. Capacità medianiche rappresentate dalla percentuale di cervello utilizzata. Quasi 9. Suscettibilità ipnotica. 44. Bene, ottimi valori, soprattutto la vibrazione. Un'anima quasi in equilibrio con lo spirito, vite giuste, ottimi valori. Nome del progetto di Livia di oggi. Mi viene Sound of Silence, Mhm. il suono del silenzio. È proprio come se ci fossero alcune cose tenute nascoste sotto silenzio e che proprio perché vengono tenute in silenzio fanno molto rumore. Qual è la prima? È il suo reale rapporto con i disincarnati. Qual è la seconda? Il suo reale rapporto con gli alieni. C'è una terza. Sì, il suo reale rapporto con il danaro, il concetto di danaro, l'indipendenza economica, insomma. C'è un quarto. Io ho visto questi tre Beh, fattori. con entità eteriche, vediamole. Una mantide, un leone con la pistola e questa astronave aliena con questi alieni molto in lontananza. Ogni tanto si avvicina un po' di più, ogni tanto rimane molto lontana, come se fosse lontana anni luce. Con dentro chi? Abitanti di Giove, di Plutone. Con che DNA eterico? Mm, Anfibioide? Ok, poi? No. 3DL. Mentali.
E secondo me ruotano proprio intorno a queste tre questioni non risolte. Mm? Mm. Quindi la prima entità è: ci salveranno? Punto di domanda. Mm. È come se fosse un vecchio interrogativo che lei si è posta nel passato, poi di colpo, iniziando anche a vedere le nostre sessioni, ha deciso di mm, non parlarne più, non pensarci più, basta, escluderlo. Però è come se sotto sotto fosse rimasto un lontano eco di questo. Mm. Questa suggestione è rimasta. Ci salveranno? Livello? Mm? Tra il 2 e il 3. In passato anche? No, in passato era molto più alto, ovviamente, perché lei, mh, guardandosi intorno, vedendo un po' la rovina, in cui si trova il mondo, può aver nutrito questa speranza che ci sono questi esseri superiori spiritualmente che possono aiutarci e salvarci. In passato. Mm. Adesso è come se fosse rimasto un lontano ricordo, non è del tutto risolto e dissolto. Seconda entità mentale. Intorno al cimitero. Intorno al cimitero. Mm. Nella sua vita diverse persone sono morte, alcune per lei davvero molto care. Alcune di queste persone, che va bene, adesso sono disincarnati naturalmente, hanno sempre cercato di mantenere un contatto con lei. E lei come se l'avesse proprio rifiutato. Mm? Eppure, nonostante questo rifiuto, quindi c'è una parte di lei, come se lei è divisa a metà, come prima per la questione degli alieni. C'è una parte che dice no, non ne voglio più sapere. C'è un'altra parte che è un po' richiamata. E quindi lo stesso per i disincarnati. Una parte di lei che ha paura, che li rifiuta, li vuole tenere a distanza, non ne vuole sapere. E una parte di lei che invece è in forte connessione con i disincarnati. Mm. Quindi lei dovrebbe trovare un giusto equilibrio. Diciamo che la parte che rifiuta è mentale, la parte che sì, ne è attratta sia da un argomento che nell'altro, ma perché deve risolverlo, deve Mm, chiuderlo, è animica. certo. Ok, quindi non è l'anima sconsiderata e la mente alla quale affidare la nostra fiducia completa e totale, ma ehm, due aspetti di Livia. Mm. Livello intorno al cimitero. 4-5. E ultimo sarà quello legato al denaro, immagino. Sì, mi fa vedere portafoglio vuoto, mi fa vedere le banconote che volano via dal suo portafoglio, quasi come se fossero caratterizzate da una loro forza, da una loro volontà, e la loro volontà è di stare lontano da Livia. Quindi Livia non ha il controllo sul denaro, il denaro decide autonomamente di andarsene via. Lei ha sempre avuto questa credenza al punto tale che si è sentita di doversi unire in matrimonio a un uomo forte da questo punto di vista, ma era un uomo che lei non amava. Mhm. Che livello? Allora, adesso è meno perché è meno, è meno forte. mm? Siamo sul 3-4. In passato era molto più alta, Quanto? mm, Otto. era anche intorno al 7. Anche 8? Sì. Punte di 8. Va bene, ci sono degli impianti.
Dunque, allora c'è tipo un casco parziale, un po' allungato, che è come se servisse questo casco allungato per crearle un po' di confusione. Perché secondo me Livia, sai qual è il fatto? Che Livia potenzialmente può essere in grado di rapportarsi ad altre dimensioni. Ehm, E, su questo lei è un po' trattenuta. Cioè, allora dunque, mi spiego. Mettiamola così. Chi sta ai vertici alti di questo gioco non vorrebbe che noi capissimo com'è il gioco. Livia, per esempio, è una di quelle persone che, riuscendo per esempio a rapportarsi con i disincarnati e riuscendo a rapportarsi con gli alieni, che non sono quelli che ci vogliono far credere, gli alieni sono altri, potrebbe in parte disvelare il gioco. Mm? Quindi non Mhm. si vuole che lei disveli il gioco, per cui questo caschetto serve a questo. Mm. E Ok, poi i piedi legati fra di loro, tipo da una specie di cinghia. basta. Basta, sì. Bene. Cinema, Il amica, figlio, sì, figlio, subitissimo. Mm. amica. E naturalmente l'amica, sì, che è quasi come un doppio di lei. Non so, le vedo proprio complementari loro due. È come se l'amica capisse un pezzo della vita e glielo passa, e viceversa. Complementari, che si Mm, incastrano. decisamente, sì. La compagna del figlio, la figlia del figlio. Allora, la figlia sì, la compagna s- non che esplode di interesse, diciamo, ecco. Però sì, Sorella, nipote, tutta la famiglia. sì. Mhm. E questo è il cinema che Livia ha chiesto, ma, e così vi invito a creare dei cinema più sensati per la vostra vita, non che questo non lo sia, chiamiamo anche il suo ex marito, che è vivo. Ok, Volevo solo dire che c'è anche quella signora che l'aveva ospitata nell'altro ok, paese. ok. Mm. No, ma no, Non c'è. no. Qualche ospite a sorpresa? Caramba, che sorpresa. Non so, mi viene tipo uno stuolo di ammiratori. Credo che lei sia abbastanza corteggiata. So, sono diversi uomini come pretendenti, chiamiamoli. Quanti? Un numero che a lei piace, 5. Ok. Bene. Vediamo un po' di cause esoteriche. Denti. Qua mi riporta a sua mamma. Allora, dunque, in realtà non so se fossero accomunate da questo problema ai denti, no, di fragilità ai denti, però è proprio come questo rapporto strano che lei ha verso la mamma, di amore misto a senso di colpa. mm? Ed è come se l'avesse in qualche modo riportato sui denti, ok? Creandosi una propria fragilità. E quindi un costo da affrontare, perché poi giustamente lei ha dovuto sborsare anche molti soldi, per riuscire a curare questa parte fragile. È Mhm. proprio questa duplicità di aspetto. Tutto quello che attiene alla dimensione ossa, che poi se vogliamo anche i denti,
che poi analizziamo nel dettaglio. Perché tanti problemi alle ossa? La struttura che tiene in piedi il corpo, no? Se no si affloscia come un sacco di patate. Allora, qua non so perché mi ha richiamato la nonna materna. Mm, allora, dunque, come se lei veramente fosse una specie di sospeso tra questa dimensione e quell'altra dimensione. Per cui anche le ossa è come se non fossero totalmente materiche. Mm? Mm. Quindi diciamo così che essendo che lei non è mai riuscita a trovare una giusta armonia tra le due dimensioni, rifiutando una con paura e cercando di stare nell'altra, ma il suo posto non è esattamente solo questo, ok? Mhm. È come se avesse avuto questa struttura cedevole che le ricorda che lei non è solo di questa dimensione. Artrosi, stesso motivo. Sì, 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 assolutamente. Colonna vertebrale. Ma la colonna vertebrale è come se lei avesse avuto più volte la sensazione che da sola non ce la faceva, che poi invece ce l'ha sempre fatta da sola, ok? Però spesso questa sensazione qui, oddio, non ce la faccio da sola. Mhm. Ginocchio sinistro, ma soprattutto gomito sinistro che si rompe più di una volta. Lei si rompe in modi sciocchi, ovviamente. Ma allora dunque, qua mi ha fatto proprio vedere, l'abbiamo citato, vero, il leone con la pistola come entità eteriche? Sì, con la pistola no, con le leone sì. Mm, praticamente è come se le esplodesse dei colpi proprio in corrispondenza, per esempio, sempre di quel punto lì, che è il gomito sinistro, ok? Quindi l'ha fatto quando lei era ragazzina, quando era bambina praticamente, e poi l'ha rifatto successivamente, mm? Mhm. Come proprio a indebolirla. Quindi il leone. E il ginocchio sinistro? Lo stesso. Sì, perché lei, essendo mancina, ha bisogno soprattutto di questa parte, conta soprattutto su questa parte del corpo. Quindi l'ideale è proprio andarli a colpire gli arti, sia inferiori che superiori, che per lei sono più importanti, quindi quelli di sinistra. Problemi agli occhi. Calo della vista. Sì, io lo vedo proprio legato a questa sua capacità di poter potenzialmente vedere le interazioni tra le dimensioni, ok? Però quello che le viene creato è da una parte il non riuscire a vedere e dall'altra averne anche molta paura oppure escluderle così, no? Cacciandole via. Ma questo perché? Perché lei potenzialmente invece potrebbe capire come funzionano i rapporti fra le altre dimensioni e la nostra dimensione. Capelli che cadono più spesso. E questo per esempio rispetto all'impianto mentale, che è questo specie di casco che ti ho detto che è leggermente allungato ed è un allungato aspirante. Mm? E quindi nell'aspirazione è proprio come se le strappasse anche i capelli. Laringite. È come se lei fosse permeata da una serie di cose che vorrebbe dire e non sa come esprimere. Da un lato, per esempio, le rimangono questi rimpianti barra sensi di colpa nei confronti della mamma, come se alla mamma non fosse riuscita a dire tutto. Dall'altro è come se con il figlio
non riuscisse a comunicare profondamente come desidera lei. Quindi è come se proprio sentisse che, ma perché non riesco a far uscire le parole che io voglio, che io sento nel mio cuore? Questo. Mm. Escrescenza sul naso che piano piano cresce anno dopo anno. Ma questo me l'ha legato a questi anfibioidi che abbiamo visto all'inizio, no? Mi fa vedere che loro sono come con delle bolle, chiamiamole, in volto, Mhm. presente? Mhm. Come può essere, no? Ecco. Ed è come se in un certo senso, per poterla interferire, iniziano a farle venire a lei questa specie sì di escrescenza che assomiglia in un certo senso alle bolle che loro hanno sul volto. Sonno leggero e grande senso di agitazione al risveglio. Accadono molte cose nel sonno che lei non si ricorda, mm? Perché essendo che lei nella veglia si vieta, ok, di prendere connessione con le altre dimensioni, questo avviene nel sonno, ok? Quando non c'è la mente che cerca di ostacolarla. Mm? Ma siccome la sua mente ha deciso che lei di certe cose non ne vuole sapere e vuole rimuovere tutto la sua mente, vuole tenere tutto nascosto, al risveglio ovviamente si sente anche abbastanza affaticata, non sente di aver riposato bene. Ci sono abduction, Monica. Allora, è come se lei le abduction riuscisse a sventarle. Adesso qua devo dire una cosa che un po'. Mm. Però non so come dirla, perché non è che io l'ho capita benissimo. Mm. Lei sul piano magari degli alieni, come ci vogliono far credere che siano? Mhm. Mm? Quali gli alieni Lei, che ti fanno gli esperimenti o gli alieni che ti salvano? eh, che poi in realtà per chi regge il gioco va bene considerarli in un modo o nell'altro, ok? Mhm. Mm. Ehm, Rispetto a quelli, lei è come se effettivamente ci avesse un po' messo una pietra sopra. Ma lei è come se si stesse affacciando con altri alieni, ok? Che non sono quelli che ci vogliono far conoscere, che sono o quelli che ci salvano o quelli che ci fanno del male, ok? Mhm. E sono quelli che stanno su un'altra dimensione e che poi in realtà siamo noi. E allora, quelli manifesti, quelli noti a tutti, quindi quelli che ci fanno le abduction, eccetera, lei li riesce a evitare, ma in un qualche modo lei ha connessione con gli altri. Ok, quindi non ho capito se ci sono le abduction, scusami. No. No, no, ci sono Ok, le connessioni con questi altri alieni di altre dimensioni, che però ok. siamo noi, non sono alieni in senso classico. Mhm. 5, 55 e numeri maestri che si ripetono spesso nella sua vita e fatti della vita invece dominati dal numero 6. C'è una causa esoterica? Ma il 5 me lo dà come suo numero proprio che la rappresenta. Ecco, come se lei potesse stare tranquillamente chiusa anche all'interno di un pentagono e trovarsi bene. Mhm. Mm. Mi fa proprio vedere la sua testa, le due braccia così aperte, Una donna vitruviana. le gambe, sì, esatto. Mm.
e quindi anche che può ruotare. Quindi lei è perfetta dentro un pentagono. E il 6? Mm, Non so, riguarda il 6 me lo collega alle api, mi fa vedere l'esagono delle api. Come se fossero proprio degli aspetti profondi della vita. mm? Lei nel pentagono, appunto, che è la sua dimensione, e il 6 è come se fosse, noi ce lo fanno vedere appunto come un numero, spesso satanico, demoniaco, eccetera, no? In realtà è un numero chiave, essenza della vita. Tant'è vero che come si chiamano, le cellette delle api sono a forma di esagoni. Mm. Quindi Lo vedo come questo suo viaggiare proprio nelle profondità, nelle pieghe proprio dell'esistenza, capirne i significati più profondi. quindi lei le aveva detto eventi di vita e tu dici essenze della vita. Eh sì, esatto, quindi. Niente di preoccupante, direi PS, Assolutamente, anima, certo. che nel caso di Livia si chiama Primula gialla, e il maschile di Livia, lo spirito, la parte eterica, la pie, come si chiama? pane, Come? pane. Pane. Pane, ok. Così, una cosa pratica, il sostentamento base dell'alimentazione di una volta. Che è tutto poi, che è anche un'arte, la panificazione, che è proprio una meraviglia, perché mi fa vedere questo pane che viene aperto con tutti questi alveoli ed è meraviglioso, è proprio quasi un capolavoro. Con questa crosta bella dura e croccante, l'interno morbido, lievitato, no? Con gli alveoli larghi. Ma mi hai fatto venire una voglia di pane. Monica è pagata da uno sponsor di pane. Bene, che bello, gli alveoli. Andiamo a vedere gli alveoli del pane. Chiediamo a Livia di farsi piccola piccola e di fare un volo in mezzo agli alveoli del pane. Poi le chiediamo di farsi un volo. Sì, dimmi. È come se lei mi facesse vedere, vedi che ci sono i buchi nella Matrix? Eccoli qua. Eccoli qua. Andiamo a vedere un favo di api. Andiamo in tutte le celle, tutti quei 6. Le celle sono vuote, le celle sono piene, dentro c'è la larva, c'è il tappo di propoli. Lei passa attraverso gli atomi della propoli, va a vedere dove c'è la regina, cosa fa la regina fa le uova, poi c'è tutta la parte del miele, le operaie che scacciano gli intrusi, i calabroni, che vogliono entrare e mangiarsi la regina. E stop. E allora perché non andiamo a vedere come sono fatti gli alieni? Livia Lapina adesso va nelle sue entità eteriche, lì in un recinto dove le abbiamo messe. E le analizziamo tutte, entriamo e usciamo. Da quale inizia? Mantide, leone, astronave o IDL? Amantide. Bene. Inside the Mantis, andate a vedervelo, una mia Eh, sessione, vecchia vecchia con Sabrina. bello. Sabrina che aveva paura delle mantidi, una tua collega Monica, ha fatto un viaggio fantastico, beata lei, dentro la mantide. Come la vede Livia Lapina? Io suppongo la veda in maniera molto simile perché è come se si fosse introdotta e andata al cuore della mantide che alla fine è un microchip. Ok. La mantide è piena, vuota, semivuota, semipiena? Ehm, Va bene, posto che il vuoto in realtà non esiste, no? Questo è il nostro concetto, però a vista è assolutamente vuota, sembra quasi creata con degli stuzzicadenti, quasi in un certo senso, la struttura. Bene. Chi l'ha creata? Dov'è il marchio di fabbrica della mantide di Livia? Chi l'ha creata? Chi l'ha voluta? Chi l'ha chiamata?
Livia stessa, naturalmente. Ok, quindi non i cinesi che fanno tutto, costruiscono tutto, ma Livia. A, Certo. a chi passiamo? Andiamo in un EDL, vediamo come è fatto dentro un EDL. Inside di EDL. In realtà molto simile. mm? È come se fosse sempre un chip, sembra diverso da quello della mantide, semplicemente ci sono dei collegamenti diversi, dei microcomponenti diversi. Ma poi di base è quello e vedo come si genera una specie di ologramma partendo da questo minuscolo microchip. Qualcosa di diverso negli altri due EDL, No. sostanzialmente uguale. Mm. Leone. Il leone si è addormentato e poi non mi ricordo più. E più si sveglierà. Away. Vabbè. Il leone, entriamo nel leone. È contento il leone che gli entriamo nella pancia, nella testa, nei peli, nelle zampe. Io sono diverso, dice. Fate Vediamo. quello che volete, io sono diverso. È come se volesse spostarlo questo microchip, no? Lo potesse spostare in varie parti interne del suo corpo affinché noi non lo localizziamo Mm. e ci inganniamo che sia di vera sostanza lui. Beh, Livia ferma il tempo. Impone alla sua creazione leone di fare ciò che vuole lei. Il mandato fai ciò che vuoi è revocato. Lo revoca? Lo revoca, sì. Ok. Freeze. Come è fatto il leone? Dov'è il microchip? È pieno e vuoto? Semipieno e semivuoto. Il microchip è finito in punta sulla coda ed è di nuovo un microchip da cui emana un ologramma, quindi un insieme in realtà di luci che si compongono dando l'illusione di pienezza. Ed infine andiamo nell'astronave. La cosa più importante, visto che Livia era attratta e adesso ha chiuso la saracinesca, attratta dall'argomento alieni. Chiamiamo anche tutti gli alieni buoni. Quello biondo, non voglio neanche nominarlo perché mi viene la nausea. Vabbè, ma io sono vero. Guardami e fa vedere questa chioma lunga, lucente, i suoi occhi azzurrissimi, bellissimo. Andiamo dentro al biondone. Andiamo dentro agli anfibioidi. Vediamo come è fatta l'astronave, se esiste l'astronave. È come se fossero tutte proiettate. Mm. Cioè, come se fosse qua un comune proiettore che suddivide le immagini. Quindi questo proiettore ha generato l'immagine del biondo, l'immagine dell'astronave e l'immagine di questi alieni che conducono l'astronave. Quindi non sono neanche vuote queste astronavi. Sono proiettate. E Ashtar è vivo, vero, pieno, cosciente. No, assolutamente no. Ok, abbiamo fatto tutto questo bel giro. Nuovo invitato nel cinema, se c'è la fiamma, Livia. Mi arriva un uomo profumato, curato e profumato.
Chissà, magari per Livia è importante, no? Lei Buon lo odore. conosce? Caffè, mi dice. A un caffè. Potrebbero essersi incrociati ad un caffè. È da 33 anni che lei lo aspetta. Penso che abbia avuto parecchio da fare lui. Aveva da portare avanti la vita nella maniera in cui l'ha portata avanti. Ma quindi è un uomo fatto, finito nella città di Livia. Potrebbe non essere proprio nella città, Mhm, potrebbe essere in una cittadina vicina. mhm. Mm. Come se fosse o in una periferia che quasi arrivi nella città dopo, ecco. Dove si siede nel cinema? È un uomo molto discreto, quasi d'altri tempi, direi, no? Con quell'educazione per cui non vuole essere invadente, vuole esserci senza spadroneggiare. Quindi si mette in seconda fila dall'altra parte, quindi non dove ci sono i suoi parenti. Però è in seconda fila. Sì. Ok. Va bene. Portale aureo. Mm. La mamma, prima in assoluto. È come se le volasse fra le braccia. Mm. E mentre le vola fra le braccia, è come se mi facesse vedere le sue lacrime che volano nell'aria. La mamma piange e ci sono proprio le lacrime che escono dai suoi occhi, no? E vanno indietro e vola fra le braccia di Livia. È come se in generale in questa famiglia, sia appunto, per esempio tra lei e la mamma e anche fra lei e il figlio, ci fosse un amore enorme, infinito, ma con la difficoltà di portarlo fuori, di farlo scorrere liberamente. Il padre? Il padre sì, anche più composto, più contenuto, diciamo così. Mhm. È come se aspettasse che finisca questo abbraccio travolgente tra Livia e la madre e poi si inserisce anche lui. È più misurato, diciamo, il papà. Il cugino morto in moto. Mm, Mi sta un po' trasmettendo un senso come di nausea. E, Dov'è? mm, io non ho capito se non stava bene, se era nauseato da alcune cose, se era infastidito proprio. Mm. Me lo fa vedere come se fosse, perché vedo degli alberi lateralmente, tutta una sequenza di alberi, non riesco a capire se è un bosco o se è semplicemente un viale alberato.
tutta una sequenza così di alberi. È sulla Terra. Come se facesse una specie di spola tra, allora non è ancora nel Portale Aureo, ok? Però in zona Portale Aureo e questa zona qui, alberata. Alberata che è quasi alberi sul ciglio di una strada. Nonna materna. In realtà mi viene un cassetto, un cassettiera, un comodino, un Se- armadio, non lo so. Mm. Il cassetto di un comodino. Lei è dentro? Lì vicino, io adesso non lo so se alcuni mobili possono derivare da lei, se è come, però tranquillamente in casa di Livia, non so come dirti, non è che dobbiamo andarla a cercare chissà dove. È già lì. Sì, nella quotidianità, ecco, di Livia, nelle cose normali. Mm. Come quando lei apre, che ne so, il cassetto per andare a prendere un indumento, lei è già lì. Si fa sentire da Livia, magari inducendo un odore di cassetti, di biancheria Ma sì, pulita, è bravo, mi fa vedere tipo una saponetta. eh, Sai, una saponetta da cassetto. profumatori. No? Mhm. Mm, mm. E mi fa... perché lei conosce Livia profondamente e quindi sa che Livia da una parte ha paura e rifiuto dei disincarnati, ma c'è un'altra parte di Livia che invece ha una grande sensibilità nel contattarli. Livia ha un cuore grandissimo, ti devo dire la verità. Ma è come se avesse un po' di difficoltà a gestire la grandiosità del suo cuore. Anche perché, essendo un cuore potenzialmente così grande, siccome tutto dipende dal cuore, lei con il cuore è veramente in grado di connettersi a esseri anche che appartengono ad altre dimensioni, come i disincarnati, non sono sul nostro piano dimensionale. Mhm. Però Livia non sa bene come gestire questa cosa, ne è molto spaventata. Ma la nonna, che la conosce profondamente, sa che Livia può arrivare a una giusta armonia tra il vivere serenamente la propria dimensione terrena, e il potersi rapportare senza paura, senza interferenza, anche con altre dimensioni. Messaggio della madre a Livia e viceversa, per ognuno. Messaggio, azione, cosa fanno, come Sì, è come interagiscono. se volesse quasi accarezzargli, non so se gli sta accarezzando, gli sta mettendo una medaglietta al centro del petto. Mm? Ehm, sì, gliela tocca e dice: Adesso sì che puoi aprire il tuo cuore completamente, senza timori. Al padre. Il padre le dice: Sei il mio confetto. Al cugino. È come se il cugino mi facesse questa sensazione ancora un po' di addolorato, di irrisolto, che c'è proprio qualcosa ancora da lavorare. Mm. E Livia le dice: Col tempo, datti tempo. Nonna materna. Boh. Nel senso che sono in interazione già da molti anni. E la nonna è come se avesse, non so come dirti, anche una specie di calma paziente, amorevole, e che Livia possa accorgersi di lei senza paura,
senza sentirsi sottratta a livello energetico. Però non so come spiegarti, come una farfalla, come sì, Mm. che sta attorno a lei. Tutti i disincarnati che vogliono presentarsi, che magari hanno avuto dei contatti con lei. Oh mamma, questa è una cosa un po' particolare. Mm. Non so perché mi vengono quelli che si sono suicidati a causa di prestiti a tassi da usurai. Mm. Mm. Ah, forse per via del suo vecchio lavoro? Secondo me è un po' per quello e un po' perché lei è molto concentrata su questo discorso del denaro che se ne va, che no? Quindi forse energeticamente ha attratto questi. Però è sicuramente un ottimo favore, un ottimo dono che lei sta facendo a loro. Anche perché per i suicidi non è così facile, no? Entrare nel portale aureo. Mhm. Poi? Chi altri? Ma molti della sua cerchia erano già stati richiamati, eh? Invitati. Mhm. Sì, sì, sì. L'unico in difficoltà è questo cugino, io vedo, gli altri io li vedo benissimo. Tutti nel portale aureo allora. Rimandiamo i genitori che erano già lì, giusto? Sì, 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 certamente. Ma in un certo senso anche la nonna lo è. Ah, ok. Mm? Sì. Solo che c'è proprio un feeling fra di loro molto forte, no? Una affinità molto forte, per cui la nonna riesce a propagarsi dal portale aureo a lei, alla sua casa, alla sua quotidianità. Ecco, forse è questo che dovrebbe comprendere bene Livia, che è vero, in alcuni casi sì, ci sono dei disincarnati che non sono in grado di andare oltre, però ce ne sono altri che invece è come se fossero in grado di fare un di qua, di là. Va bene. Tutti e chiudiamo il portale aureo. A chi è più legata Livia di tutti questi? Alla nonna spontaneamente, è come se non ci fosse una logica, anche se non fosse stata sua nonna sarebbe stata comunque legata, ecco, diciamo così, Mhm. proprio E alla madre? animicamente. Sì, certamente anche alla madre, però è un po' più complesso, diciamo, mm? Meno Va, immediato, meno fluido, però è legatissima, chiaro. va bene, lo chiudiamo. Causa esoterica. Monica della solitudine. Il muro attorno a sé. Mm. È quel progetto lì che abbiamo visto, Sound of Silence, è come se lei si immergesse in questa specie di silenzio che è carico anche a tratti di solitudine, dove lei in questo silenzio non riesce ad esprimere veramente quello che ha profondamente dentro di sé. È come se si avesse veramente un blocco nel manifestare a parole, poi a gesti, ciò che veramente prova. E quindi la sensazione che ha è che anche alle persone a cui vuole molto bene, come il figlio, non riesce ad avere il rapporto totale che vorrebbe e allo stesso tempo questa sorta di silenzio, gabbia, diciamo Mhm. così, le crea l'allontanamento da altre persone con cui potenzialmente potrebbe legare. Però vedi che invece la sua amica è riuscita ad oltrepassare questo muro di silenzio. Causa del senso di colpa verso il figlio. Davvero ingiustificato. Mm. Che è un po' il senso di colpa che aveva per la madre.
È come se davvero in maniera familiare si fossero trasferiti questo senso di colpa. Perché in realtà anche la madre aveva un senso di colpa nei suoi confronti, come se lo rimbalzassero. Mm. Ma poi in realtà c'è l'amore, Mhm. l'amore c'è da parte di Livia, c'era dalla parte della madre, c'è dalla parte del figlio. Però è come se fosse così, questa specie di eh, piccola molecola tossica che è passata attraverso la famiglia, che però adesso loro sono pronti ad espellere perché l'hanno identificata. Dov'è il senso di colpa in Livia? Non so perché adesso mi dà per esempio la zona come se fosse anche nelle orecchie, come se a volte lei sentisse proprio delle frasi che la fanno Mhm. sentire in colpa. Mhm. Quindi proprio orecchie e testa. Beh, la Pina Livia va a vedere dov'è il senso di colpa, ci entra, ci va sopra, sotto, dentro, nelle sue orecchie o dove si è nascosto. Andiamo ad analizzarlo. Se c'è, va analizzato. Mm. Come se fosse un liquido vischioso tipo petrolio, un fluido così nero, Andiamo brutto. dentro. Mm. Fa vedere questo specie di liquido nero vischioso che cola dalle orecchie, quindi dal padiglione auricolare, vedo che cola nell'angolo della gola e poi mano a mano prova ad espandersi all'interno anche del petto e scivola giù poi, no? In tutte le interiora, fino all'intestino. Ok, Continua a ha sgocciolare. un'energia, ha un chi. Eh sì, ovviamente ha una vibrazione anche molto bassa. Chi la alimenta questa vibrazione? Ma intanto vedo che quando questo distillato nero scende giù, c'è una sorta di festeggiamento, tipo della mantide, che è molto subdola, no? Quindi il senso di colpa in effetti è uno, insomma, dei sentimenti più subdoli, no? Più sotterranei, anche difficili da spiegare Mm. e da risolvere. Amante è come se si sfregasse le zampettine, no? Piace assai. Ed infine i soldi. È una spendacciona. Con un vuoto? È come se mi andasse dietro nelle generazioni passate, come se quei soldi che non hanno potuto spendere le generazioni passate li spendesse lei. Mm? Come se in un certo senso lei incarnasse tutti i sacrifici che le generazioni passate hanno dovuto fare, le rinunce, e dice, ecco, io gioisco anche per loro. Però in questa sessione è come se riuscisse a trovare la giusta misura. Da diversi punti di vista su diverse questioni, lei sta riuscendo a capire come equilibrarsi nel rapporto con le altre dimensioni e come equilibrarsi anche nel rapporto con le generazioni che l'hanno preceduta. Quindi non c'è da riscattare spendendo tanto come loro non hanno potuto. Non è necessario fare questo, ma si possono trovare altre forme di gioia e di soddisfazione. Cluster. Il suono del silenzio ha le ore contate. Il cluster è come costituito da delle cuffiette, degli auricolari. C'è un silenzio assordante. Eh, esatto.
Non mi serve più ascoltare il silenzio assordante, non mi serve più ascoltare i sensi di colpa, non mi serve più ascoltare le paure. Quindi butta via questi auricolari, come se li sradicasse da terra. I fili degli auricolari sono impiantati giù dentro la terra, no? Lei li sradica e li butta via nel portale definitivo. Cosa crea qui al suo posto? È un ad eternum tra il verde e il giallo, proprio come uno smeraldo che è fondamentalmente verde, ma con delle pagliuzze e vira un po' verso il giallo. Credo che a lei piace molto il verde, visto che ha un colore, è un colore che sta indossando, esatto. Verde ovunque, il tuo abito, il tuo collo, Possini. Le va di, prima di lasciare il cluster, farci sentire una nota con un bel acuto, a contrasto con quel suo silenzio. È un mi. Mhm. È un mi che lo vibra proprio nel petto, liberandolo completamente. Avatar. Dove mi rappresenta anche un po' me, dice. Mi. Mhm. Mm. Mi voglio bene, mi accetto, mi ascolto, mi metto in gioco con i disincarnati, che non è che deve andare nei cimiteri a cercare adesso, ma Assolutamente no. accetto. Oh, c'è la nonna, va bene. Ciao Sì, nonna, e poi va a fare quello che deve fare, no? Durante la giornata. E certo. non è neanche così importante da raccontarlo alla sua amica. O se vuole sì, ma non è così importante. Ribadisco per l'ennesima volta, questo è un set dove noi facciamo delle esperienze. Ogni esperienza è un tesoro. Mm? Ogni esperienza è una grande occasione. Ignorarne alcune perché i disincarnati non mi interessano, fanno paura e sanno di Halloween, ha in ogni caso, sì, ha in ogni caso dietro un approccio sbagliato, codardo, non vorrei dire codardo, ma dimmi. È corretto quello che dici. Sì, cioè, e poco divino. Mm, Alla certo. fine, alla fine, chi è in cima a tutto? Sempre e solo Livia. Perché Livia deve ignorare alcune delle sue proprietà? Mm, La sua, eh, alcune delle sue proprietà sono anche gli alieni. Gli alieni ci salvano, no. Va bene, parliamone. Magari un sì. giorno non ha niente da leggere e si compra uno di sti libri che parlano di Mm, alieni, che, no? Per esempio, ce n'è uno che parla di alieni e di fenomeni mariani, che è interessante. Magari poi è annoiata e lo finisce o lo esatto. lascia a metà e dice: Ah, ok, però ha affrontato il discorso. Senza tabù, sì. Senza tabù, senza paura di esserne interferita. Esatto, esatto. Cioè noi possiamo entrare e uscire da questi argomenti e oltretutto proprio attraverso questi argomenti scoprire anche nuove verità. Mhm. Mm? Se invece noi chiudiamo completamente le porte, rimaniamo piccoli. Come dici tu, non entriamo nella nostra essenza divina. Con questo non voglio dire che dovete fare tutte le esperienze del mondo, dovete No, iscrivervi a una scuola di Wicca, farvi i sacrifici, eccetera. No. no. La misura è E, sempre data dal nostro rapporto con l'anima. È l'anima che ci indica dove andare. Avatar c'è qualcosa? Dunque, ma in realtà ho visto solamente dei tasti di un vecchio computer e basta. Via, ad eternum, creazione, nota e cosa fa Livia? Sì, sì, le piace proprio creare questo vortice. Ehm,
che da una parte sembra una nebulosa di stelle, no? Però è di nuovo così, sulle tonalità del verde con dei bagliori bianchi. Benissimo. Sound of Silence esiste ancora? No, non più. Tutte le eteriche e tutte le mentali esistono ancora? No, se n'è liberata. Gli impianti esistono ancora? No, non più. Ape Livia esiste ancora? Sì. Non serve più tanto, ma se vuole lei Mm, sì, un po'. sì, Tornare a curiosare qua e là. esatto. Mm, Vibrazione. 382. Consapevolezza. Valori altissimi. 195. Anima. 60. Vite. 1251. Cervello. 10. Suscettibilità ipnotica. 63. Ottimi valori, perfetti, fantastici. Messaggio all'amica. Sei la mia metà in un certo senso. Ci completiamo, ci vogliamo un gran bene. È bello averti conosciuto. Al figlio. È tanto grande il mio amore per te e adesso riuscirò ad esternartelo. E vedo che abbraccia, la vedo molto brava anche ad accettare tutto ciò che riguarda il figlio, le scelte del figlio. Quindi vedo che abbraccia anche questa compagna, abbraccia proprio con Fiducia. Sì, 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 Accoglie. sì, Magari non è d'accordo, ma accoglie, accetta. sì. Ok. Alla fiamma. Lo guarda proprio come se fosse l'uomo dei suoi sogni, come l'ha sempre desiderato, che è colto, che è garbato, anche raffinato in un certo senso. È come se lui si avvicinasse a lei corteggiandola e le bacia la mano. E adesso lascia un messaggio alla persona più importante. A se stessa, certo. Mm. La mia bellezza varca i confini delle dimensioni. La vedo proprio che stai irradiando la propria luce fuori dalla propria casa, fuori dal palazzo, fuori dal proprio paese. Bene, c'è ancora l'UFO cappello da prete? Ma no, quella è una barzelletta. Nuovi intenti? Riassumibili con una parola, una frase? Dice luce ovunque. Luce o Lucio? Diciamo che è la stessa cosa, no? Eh. Disconnettiti da tutto e tutti e abbiamo finito questa bellissima sessione.